Le moto di oggi hanno tanti controlli elettronici, ma dove trovano origine? È chiaro che sono le corse, il mondo del racing che apre la strada alle grandi innovazioni. Tutti i controlli elettronici di controllo potenza, impennata, derapata vengono da lì. Un tempo ci si affidava ai piloti, facevano tutto col polso. Poi pian pianino l'elettronica ha fatto strada e ha gestito un attimino gli eccessi di potenza per non farti impennare e non farti derapare e altri controlli simili, freno motore per esempio. Oggi i controlli sono diversi, non gestiscono più le reazioni ma le azioni ed ecco qui che si arriva alla nuova era dei controlli elettronici che sono già presenti nell'automotive stradali da 10 anni. Utilizzata per la prima volta da Yamaha Racing sulla YZR M1 di Valentino Rossi nel 2008, l'IMU è il timbro del sistema nervoso delle moto. La piattaforma inerziale è costituita da 3 giroscopi e 3 accelerometri, distribuiti nei 3 assi dello spazio, che leggono tutto, movimenti e forze in gioco. Quindi leggeranno la velocità angolare di beccheggio, di rollio e imbardata, poi anche le accelerazioni e decelerazioni nelle 3 direzioni dello spazio e i movimenti improvvisi. Proprio come il nostro cervello, che si affida all'orecchio interno per capire dove e come ci si muove, il cervello della moto si affida all'IMU per conoscere esattamente 125 volte al secondo la sua esatta posizione e i suoi movimenti nello spazio e nel tempo. Tutti i controlli elettronici passano da passivi, vecchia generazione di controlli, ad attivi. Non correggeranno più il problema dopo che si è presentato, ma evitano che accada, mantenendo la moto sempre al limite, senza mai oltrepassarlo. Le moto di oggi hanno tanti controlli elettronici. È chiaro che arrivano sempre dal mondo delle corse, il racing apre sempre la strada alle grandi innovazioni. Il pilota di un tempo si affidava al polso, non c'era nessun controllo. Poi pian piano l'elettronica si è evoluta e ha fatto sì che il pilota si affidasse a questi controlli. La nuova era dei controlli elettronici è qui da 10 anni ormai. Nel 2015 entrò nel mercato la prima YZF-R1 dotata di piattaforma inerziale, IMU, unità di misurazione inerziale. Nelle moto moderne le centraline e i software sono fondamentali, ma ciò che rende una moto diversa da qualunque altro veicolo terrestre è il suo modo di muoversi nello spazio. La moto rolla, beccheggia, si inclina, pur restando su una superficie bidimensionale. Le auto invece non si inclinano, gli aerei invece si muovono su 3 assi, come la moto. Le moto quindi, come gli aerei, volano, ma lo fanno sull'asfalto e la loro aderenza cambia in ogni istante in base alla piega, alla potenza erogata e ai trasferimenti di carico. Prima di poter sfruttare tutta la potenza di calcolo delle centraline, servono allora dati esatti in tempo reale. Sono sicuramente l'angolo di piega, imbardata e beccheggio. Solo così la moto può calcolare l'assetto istantaneo e prevedere il grip disponibile. È da qui che nasce la chiave di volta della nuova generazione di controlli elettronici. L'IMU, l'unità di misurazione inerziale, come detto prima, la piattaforma inerziale ha 6 assi. Il software calcola in ogni momento l'impronta a terra degli pneumatici, quindi il loro carico, le diverse velocità tra avantreno e retrotreno e come la superficie di contatto cambia con l'aumentare della piega e dei trasferimenti di peso. Il risultato? Il pilota di oggi può permettersi di aprire il gas senza timori e fidarsi della moto che eroga la potenza esatta necessaria per uscire più forte ad ogni curva, senza ridurre troppo la potenza erogata dal motore e quindi derapate controllate e accelerazioni precise e sicurezza attiva. Grazie all'IMU tutti i sistemi lavorano in anticipo. ABS e OBS agiranno in funzione dell'angolo di piega della moto. Il traction control, come l'ABS, interviene in funzione del rollio. Tra l'altro, come controllo attivo, non è più un vero e proprio antipattinamento, ma il pilota sceglie quanto pattinare. Slide Control System controlla e gestisce l'imbardata senza leggere la velocità della ruota posteriore, ma leggendo solo la velocità della ruota anteriore e la velocità angolare dell'asse di rotazione verticale della moto, la classica derapata. La nuova Tenere 700 World Ride, modello 2026, sarà la prima moto off-road Yamaha a montare la piattaforma inerziale. È uno dei controlli che si sposa con questa tipologia di moto, è proprio lo Slide Control. Lift Control System controlla e gestisce l'impennata, senza più confrontare la velocità delle ruote, ma leggendo la velocità angolare dell'asse di rotazione trasversale alla moto. Altri sistemi elettronici che usufruiscono della piattaforma inerziale sono il freno motore, l'EBM, il cambio elettronico robotizzato YMT, le sospensioni semiattive, i fari di cornering e i nuovi fari Matrix. La Yamaha ha pensato a una gestione elettronica dei controlli utili a non farti lottare contro la moto, ma per aiutarti a concentrarti solo sulla guida. Questo è lo spirito del Yamaha Ride Control, che indica modalità della potenza, quick shifter e su alcuni modelli anche il launch control system.
In sintesi, questi sistemi sono un po' il tuo angelo custode invisibile. Oggi gli aiuti elettronici della moto non controllano più le reazioni, ma controllano le azioni. Avremo una guida più veloce, più precisa, più sicura e meno impegnativa. Una moto che ti anticipa, una tecnologia che ti emoziona.